Immaginate che questa sia l'unica luce che avete in casa e che se si spegne rimanete nel buio totale. Per quasi tutta la storia dell'umanità è stato esattamente così, ma per i nostri antenati questa era la normalità. Metà della loro vita si svolgeva così, al buio. Oggi basta un click per illuminare la stanza. Per secoli invece fare luce non era solo scomodo, era anche costoso, puzzolente e spesso pericoloso. Benvenuti in un nuovo episodio di Vivere Senza. Oggi scopriamo com'era vivere in un mondo dove illuminare una stanza significava bollire grasso di pecora, tagliare stoppini carbonizzati e sperare che la casa non prendesse fuoco, perché prima dell'elettricità la luce non era romantica, era un lavoro sporco. Se oggi andate in un negozio, comprate delle candele che sembrano opere d'arte e hanno tutte delle profumazioni buonissime. Nel passato invece le candele erano prodotte dai candelai, uno dei lavori più sporchi, unti e maleodoranti delle nostre città. Le botteghe dei candelai infatti spesso erano relegate ai margini dei centri abitati, perché la bollitura del grasso animale attirava mosche e sprigionava un odore nauseabondo. Esisteva una gerarchia sociale della fiamma. I ricchi usavano la cera d'api, il top di gamma, bruciava pulito, la fiamma era ferma e soprattutto profumava delicatamente di miele. Ma il prezzo era astronomico. Una candela di cera costava quanto il pane per una settimana di una famiglia povera. Illuminare un intero salotto per una festa non era solo estetica, ma un insulto alla povertà altrui. Era come dire: sono così ricco che posso permettermi di dare fuoco ai miei soldi. Se però non avevate sangue blu nelle vene, benvenuti nell'incubo del sego. Il sego era grasso animale bollito e purificato. Mucca, pecora, maiale, quello che il macellaio scartava, il candelaio comprava. Queste candele erano giallastre, oleose e d'estate diventavano molli, piegandosi come banane nei candelabri. Ma il problema vero era l'odore. Bruciare il sego significava riempire la stanza di un odore acre di carne fritta andata a male. Il fumo era nero e grasso, si appiccicava alle pareti, ai mobili, alle tende e ai vostri polmoni. Se oggi visitate palazzi d'epoca e vedete soffitti molto scuri, spesso non è solo il tempo, è il grasso animale delle candele che è diventato parte integrante dell'architettura. E per i poverissimi c'erano le candele di giunco. Si prendeva il midollo di un giunco, lo si immergeva più volte nel grasso di scarto della padella della cena e lo si accendeva. Faceva una luce misera, tremolante e durava pochissimo. Dovevi tenere la candela con delle pinze apposite e inclinarla costantemente per non farla spegnere. Se la cera d'api era un LED da 100 watt, la candela di giunco era un fiammifero bagnato. Eppure per milioni di persone quella era l'unica fonte di luce possibile. Era la luce della sopravvivenza minima. Serviva a non inciampare, non certo a leggere o a studiare. Fabbricare o comprare una candela era solo l'inizio della fatica, perché gli stoppini di una volta non erano come i nostri che si autoconsumano. Erano fatti di cotone pesante o canapa e restavano lì bruciacchiati mentre la cera scendeva. Man mano che la candela bruciava, lo stoppino diventava lungo, nero e ricurvo. Questo pezzo morto si chiama moccolo. Se non lo tagliavi, la fiamma diventava enorme, fumosa e instabile, iniziando a far sciogliere e colare tutto il grasso prezioso sui vostri mobili. Ecco perché serviva lo smoccolatoio. Delle forbici speciali dotate di una scatolina su una delle lame. Servivano a intrappolare il carbone incandescente senza farlo cadere sui mobili o sui tappeti. Era un gesto continuo. Se eri a teatro o a una cena importante, c'erano dei servi appositi che passavano ogni 10-15 minuti a smoccolare le candele per evitare che il pubblico finisse sommerso dal fumo nero. E poi c'era il terrore costante del fuoco. Una candela dimenticata o un moccolo caduto male significava perdere tutto. Le case erano piene di legno secco, paglia nei materassi, tende pesanti e olio. Non c'erano i vigili del fuoco con le sirene. Se ti cadeva la lanterna, la tua casa diventava una torcia gigante in pochi minuti. La luce era vita, ma anche un potenziale assassino silenzioso che tenevi sul comodino ogni notte. Ma
facciamo un passo indietro. Come si accendeva la candela? Se state pensando ai fiammiferi, siete fuori strada di secoli. I fiammiferi moderni sono un'invenzione del 1826. Prima era una guerra di nervi e manualità. Dovevate usare la pietra focaia e l'acciarino. Si batteva il metallo contro la pietra sperando che una scintilla minuscola cadesse su un pezzetto di stoffa bruciacchiata chiamata esca, che veniva conservata in una scatolina di metallo. Potevano volerci 10 minuti di tentativi al buio pesto, magari con le mani gelate in inverno, prima di vedere una fiammella. Ecco perché nelle case il fuoco era considerato sacro e non doveva mai spegnersi. Le massaie avevano il compito di coprire le braci con la cenere la sera per tenerle vive fino al mattino. Se il fuoco fosse morto, sarebbe stato un disastro. In quel caso dovevi andare dal vicino con un secchio di metallo a chiedere un po' di fuoco. Era un legame di dipendenza reciproca che oggi non possiamo nemmeno concepire. Esistevano anche accendini primordiali a polvere da sparo o lenti di ingrandimento per il giorno, ma per la gente comune accendere la luce era una performance atletica e di pazienza. La prossima volta che usate un accendino da €1, pensate a quanto tempo avreste perso in passato solo per vedere dove mettere i piedi. Tra il grasso di pecora e la lampadina c'è stata un'epoca di gloria, profitto e tantissimo sangue, quella della caccia alle balene. Nell'Ottocento la migliore luce del mondo non veniva dalle api, ma dalla testa dei capodogli. Lo spermaceti era una sostanza cerosa e purissima che faceva una luce bianca, brillante e senza odore. Le candele di spermaceti erano così tecnologicamente superiori che ancora oggi la nostra unità di misura della luce, la candela, è basata storicamente sulla luminosità prodotta da una candela di grasso di balena di un certo peso. Ma pensate al costo umano ed ecologico. Per permettere a una signora di Londra di leggere un romanzo, migliaia di marinai dovevano passare anni su barche di legno, sfidando tempeste e creature giganti per estrarre quell'olio. Era l'industria petrolifera prima del petrolio. Quando accendete una lampadina oggi, ricordate che un tempo ogni ora di lettura notturna era pagata con il sacrificio di un animale maestoso. Poiché la luce era scarsa e costosa, l'umanità ha dovuto aguzzare l'ingegno per non restare al buio. Se la candela faceva pena, bisognava potenziarla con la fisica. Ed ecco che entra in scena la palla del vetraio o della merlettaia. Era una sfera di vetro riempita d'acqua che veniva posta davanti alla candela. L'acqua e il vetro agivano come una lente di ingrandimento naturale, concentrando la luce fioca in un unico punto luminoso e potente sul tavolo da lavoro. Era il primo faretto della storia. Senza questo trucco, lavori di precisione estrema come il merletto, l'orologeria o la gioielleria sarebbero stati impossibili dopo il tramonto. I ricchi invece usavano gli specchi. Le imponenti specchiere che vediamo nei palazzi nobiliari, per esempio del Settecento, non servivano solo a controllarsi il trucco, ma erano posizionate strategicamente per riflettere e moltiplicare la luce delle candele. Si giocava con i riflessi, con i cristalli dei lampadari e con le pareti chiare, perché ogni raggio di luce era un bene prezioso da non sprecare. E fuori casa, se dovevate attraversare la città di notte, eravate in territorio nemico. L'illuminazione pubblica non esisteva fino a tempi relativamente recenti. Camminare per Londra o Parigi nel 1700 significava rischiare di finire in un canale di scolo o peggio nelle mani dei rapinatori. Proprio per questo nacquero figure professionali specifiche, i lanternai o i portatori di torcia. In Inghilterra erano famosi i Link Boys, ma questi ragazzini armati di torce e di catrame erano ovunque in Europa. Per pochi spiccioli vi precedevano per illuminarvi il cammino, ma c'era un rischio. I lanternai erano spesso in combutta con i banditi locali. Ti portavano in un vicolo buio dicendo è una scorciatoia, poi spegnevano la torcia e sparivano, lasciandoti al buio totale e circondato da brutti ceffi. Solo verso la fine del 600 iniziarono a comparire le prime lanterne a olio pubbliche gestite dalla municipalità, ma erano così poche e così alte che facevano più ombra che luce. La notte urbana restava il regno del pericolo assoluto, dove solo chi aveva una scorta armata e una lanterna personale poteva sentirsi quasi al sicuro.
Torniamo in casa. Poiché una candela costava troppo per una singola persona, si praticava la veglia. Tutta la famiglia, i servi e spesso anche i vicini si riunivano in cucina o intorno al camino per condividere l'unica fonte di luce della casa. Mentre le mani lavoravano, si filava la lana, si sgranava il mais, si riparavano gli attrezzi, la bocca parlava. È qui che nasce il folklore. Al buio, con quelle fiammelle tremolanti che proiettavano ombre giganti e deformi sulle pareti, ogni scricchiolio del legno diventava un fantasma. Le streghe, i lupi mannari, le creature della notte sono tutte figlie anche della scarsa illuminazione. Il buio era lo spazio dove la mente creava mostri per dare un senso all'ignoto. E non dimentichiamo i danni fisici. Lavorare per anni con una luce così debole distruggeva letteralmente la vista. A 40 anni moltissimi artigiani erano quasi ciechi o gravemente miopi. Era un mondo dove la vista era un bene consumabile che si esauriva velocemente come una candela di sego. Poi è arrivato l'Ottocento. Prima il gas, che però esplodeva e faceva venire mal di testa, e poi la lampadina di Edison. Ma sapete che la gente all'inizio ne era terrorizzata? C'erano cartelli nelle prime case elettrificate che spiegavano: non tentate di accendere con un fiammifero, basta girare la chiavetta. Molti pensavano che dai fili potessero uscire vapori tossici o che la luce potesse fulminarti solo guardandola. Abbiamo vinto il buio, abbiamo creato la società H24, ma abbiamo perso qualcosa. Abbiamo perso il silenzio visivo, le stelle nelle città e quel momento di riflessione profonda che solo una fiammella che danza sa regalare. La prossima volta che accendete un interruttore, pensate allo smoccolatore, al cacciatore di balene e alla fatica di chi per leggere solo un libro doveva combattere una guerra contro l'oscurità ogni sera. E voi quanto resistereste in una casa illuminata solo da candele puzzolenti al grasso di pecora? Scrivetemelo nei commenti e se questo video vi ha illuminato lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima epoca. Ciao!